Uno degli incubi peggiori del velista è quello di trovarsi in mezzo al mare in difficoltà e non avere la possibilità di chiedere soccorso. È un problema che abbiamo risolto diversi anni fa con l'introduzione di questo strumento, l'EPIRB. L'EPIRB è un salvavita, salva la nostra vita e quella di chi è a bordo con noi. E in questo video della serie Accessoriando, serie sponsorizzata dalla SVB e della Spartivento, noi parleremo proprio di questo strumento. Non andremo troppo nel dettaglio perché noi qualche anno fa abbiamo già fatto un video sulle PIRB dove proprio abbiamo detto tutto dalla A alla B. In questo video, dopo avervi fatto una panoramica su cosa è e come funziona, noi ci vogliamo focalizzare sulla burocrazia delle PIRB, perché per poter avere questo strumento a bordo e poterlo utilizzare, non è proprio una cosa semplicissima, bisogna fare tutta una serie di operazioni. Operazione che ci illustrerà Camilla Mosle. Ciao Camilla. Ciao Maurizio. Camilla è della SVB, lo sponsor appunto di questa serie di nostri video. La SVB è il più grande rivenditore di accessori che abbiamo in Europa, sono veramente molto grandi, sono tedeschi e sono a Brema. Camilla, ci puoi tracciare velocemente e sinteticamente il profilo della tua azienda? Certo. SVB ha sede in Germania, a Brema appunto, ma siamo presenti con i nostri prodotti in tutta Europa e in tutto il mondo attraverso le spedizioni. Abbiamo un magazzino di circa 30.000 articoli di 300 dei principali brand in ambito nautico. Abbiamo sempre il 95% dei prodotti già disponibili al magazzino, quindi possiamo spedire anche nel giro di 24 ore e il pacco arriva poi in 3-4 giorni lavorativi tramite una spedizione piuttosto efficiente che possa garantire appunto l'arrivo del pacco. Soprattutto in casi di emergenza è anche possibile prenotare un express, quindi per via aerea tramite 24 ore. Posso testimoniare perché io l'ho fatto e il pezzo mi è arrivato in barca appunto in 24 ore, quindi sono sicuro che così succede. L'altra cosa importante della SVB è il fatto che loro hanno siti in quasi tutte le lingue del mondo, ma non si sono limitati ad avere soltanto la traduzione del sito, hanno creato per tutte le lingue principali dei team. Infatti Camilla fa parte del team italiano. Questo che significa che se voi comprate da SVB e volete poi interagire con loro per chiedere un consiglio, per far presente un problema, qualsiasi cosa, non dovrete farlo né in inglese né in tedesco, lo fate direttamente in italiano perché i vostri referenti saranno appunto italiani. Ora ci troviamo qui a Marina Capodorlando in Sicilia. Dietro questo muro 20 miglia più a nord ci sta Vulcano, ovvero sia la porta delle isole Eolie, delle meravigliose isole Eolie. Spartivento è una delle più grandi società di charter che noi abbiamo in Italia ed è la prima società di charter in assoluto alle isole Eolie. Loro hanno una flotta di circa 150 imbarcazioni, di cui la metà sono catamarani e una metà, poco più della metà, sono monoscafi. Io adesso vi lascerò appunto 30 secondi in loro compagnia per poi rivederci qua e cominciare a parlare delle PIRB. Spartivento è una tra le prime società di noleggio e vendita di barche a vela e catamarani in Italia. Abbiamo 120 barche distribuite in 6 basi charter, dalla Sicilia alla Toscana. Con i nostri 10 uffici siamo concessionari Beneteau, Jeannot e Lagoon. Spartivento, esperti di nautica dal 2001. L'EPIRB è un trasmettitore satellitare, che significa che lancia un messaggio il quale raggiunge dei satelliti che sono in orbita geostazionaria, che vuol dire che stanno fermi sullo stesso punto della Terra, i quali prendono il segnale e lo rilanciano alla stazione a terra. La stazione a terra, quando lo riceve, mette in moto la macchina dei soccorsi, per cui il concetto è estremamente semplice, la macchina è estremamente complessa. Per utilizzare le PIRB bisogna sapere alcune cose fondamentali. La prima cosa da sapere è che di EPIRB esistono 2 categorie. Ci spieghi le categorie? Certo. Questo ACR con l'involucro protettivo appartiene alla categoria 1, mentre invece questo, l'Ocean Signal, alla categoria 2 e le differenze sono già visive.
Nel primo c'è un involucro protettivo che permette all'EPIRB di non attivarsi involontariamente e può essere quindi protetto dagli spruzzi e quindi posizionato e montato per esempio sulla battagliola, quindi all'esterno, cosa invece non possibile per il secondo, che deve essere invece montato al coperto per evitare appunto attivazioni accidentali. Il primo, la categoria 1, è caratterizzata da float free, quindi significa che tramite uno sgancio idrostatico si attiva automaticamente col contatto nell'acqua. Quindi non è necessario che ci sia un essere umano cosciente che lo estrae e lo attiva manualmente, cosa invece necessaria per questo. Si attiverà automaticamente anche se sfortunatamente ci dovesse essere tutto l'equipaggio incosciente oppure la situazione come un incendio non consente quindi il raggiungimento dell'EPIRB. Certamente. Voi considerate questo come tocca l'acqua. Questa valvola idrostatica fa girare questo pomellino che libera il coperchio e sgancia l'EPIRB che va a finire in mare. Da quel momento in poi questo comincia a trasmettere, che voi lo volete o no, lui comincia a trasmettere. Chiaramente se invece lo volete anticipare non fate altro che aprire il coperchio, prendere l'EPIRB, buttarlo in mare. Come lo buttate in mare lui inizia a trasmettere. Però tra questo e quello c'è una differenza, quantomeno c'è una differenza di costo. Qual è la differenza di costo? Questo che hai in mano tu ha un costo di circa 970 euro più la programmazione obbligatoria, mentre invece l'EPIRB e l'ACR siamo sui 1120. Poi abbiamo anche diversi modelli con differenti caratteristiche, ma comunque di questi due modelli che adesso abbiamo a disposizione questo è il range di prezzo. Perfetto, allora siccome la differenza c'è ma non è enorme, il mio consiglio è comprate quello lì, perché quello lì vi dà la massima garanzia. E attenzione, l'EPIRB in Italia è obbligatorio solo per la navigazione oltre le 50 miglia, ma per trovarsi in mezzo ai guai mica c'è bisogno di andare oltre le 50 miglia. Io già a 5 miglia da terra posso trovarmi in mezzo ai guai ed aver bisogno dell'EPIRB, per cui non aspettate di fare le grandi navigazioni per andarvi a comprare questo strumento. Secondo me dovrebbe essere presente su tutte le barche e in effetti ormai è molto diffuso, tantissime barche lo hanno, e quel modello lì io scarterei questo modello qui. Tu Camilla prima hai detto registrazione, ok, va registrato. Ci dici cosa vuol dire? Certo, è la cosa un po' più complessa forse dell'EPIRB, è la programmazione obbligatoria. Come si può programmare l'EPIRB? È necessario prima dell'acquisto richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico il codice MMSI attraverso la compilazione di formulari con dei dati molto specifici sull'imbarcazione e anche sull'individuo. Una volta ricevuto questo codice si può poi procedere all'acquisto dell'EPIRB. Quindi se dovete acquistare un EPIRB per esempio presso SVB, compilate i moduli necessari. Una volta che noi siamo a conoscenza dell'MMSI, programmiamo l'EPIRB, ve lo inviamo. Una volta che il cliente ha ricevuto l'EPIRB c'è ancora un passaggio da fare, non è finita qua. Va registrato obbligatoriamente alla COSPAS di Bari. Una volta registrato si riceve poi un modulo di conferma di registrazione e quell'EPIRB poi è attivabile, quindi può essere tranquillamente installato a bordo e è utilizzabile. Perfetto, la COSPAS di Bari sarebbe il LUT, cioè il centro che poi riceverà il messaggio dai satelliti. Loro ricevono il messaggio dai satelliti, nel messaggio dell'EPIRB viene trasmesso l'MMSI della vostra barca, loro lo leggono e dentro la scheda vanno a vedere tutte le informazioni. Le informazioni sono quanto è lunga la barca, quanto è larga, che modello ha la barca, quante persone può portare a bordo, addirittura di che colore è la sua antivegetativa. Sono tutte informazioni fondamentali per accelerare i soccorsi. Voi direte, ma antivegetativa che c'entra? C'entra perché se la barca si capovolge, se voi sapete, se il pilota dell'elicottero sa che l'antivegetativa è rossa, quello cercherà una macchia rossa in mezzo al mare. Se è nera cercherà una macchia nera, sicuramente sarà facilitato. Ora, nella registrazione in quel modulo dovete mettere anche i numeri di telefono delle persone a voi più vicine. Perché? Perché dopo che il LUT ha ricevuto il segnale e la richiesta di soccorso, chiamerà quei numeri per accertarsi che voi siate effettivamente in mare, per cui che il segnale sia reale, perché una volta che loro hanno stabilito che il segnale è reale e bisogna far partire i soccorsi, la macchina diventa una macchina importante, cioè il LUT può
dire a un mercantile: guarda, lascia la tua rotta, allungala di 50 miglia e vammi a cercare la barca che sta là, contemporaneamente mandare un elicottero, mandare un aereo, far partire un paio di motovedette. Voi capite che è una macchina piuttosto complessa, tanto è vero che lanciare il segnale da questo EPIRB quando non c'è bisogno è un reato penale, è procurato allarme e comporta due cose: uno, l'incriminazione penale; due, la presentazione di una fattura molto elevata, perché vi chiederanno di ripagare tutto, cioè dallo spostamento del mercantile al decollo dell'elicottero fino all'aereo e le due motovedette che sono partite, per cui vendere la barca non vi sarà sufficiente per pagare quella fattura, per cui fate molta attenzione a quando maneggiate questo strumento. Adesso invece non ci rimane che parlare delle batterie. Tutte le batterie hanno una scadenza, eppure la batteria di questo strumento, che è una batteria al litio, ha una scadenza. È scritta qua, giugno 2036, questo è uno strumento del 2026, tra 10 anni questa batteria scade, dovunque, tranne che in Italia, perché in Italia, per la nostra legge, Camilla, che succede? Va sostituita entro 4 anni. Perfetto, per la nostra legge va sostituita entro 4 anni. Non pensate a noi soliti italiani dobbiamo complicarci la vita, non è vero. Noi soliti italiani vogliamo avere il massimo livello di sicurezza in mare e lo otteniamo, perché questo tra 10 anni è obsoleto, è vecchio. Invece in Italia dopo 4 anni non solo tu devi cambiare la batteria, ma che devi fare anche, Camilla? La batteria non va cambiata fai da te, ma deve essere inviata a un centro specializzato che, oltre a cambiare la batteria, fa anche un test di manutenzione e rilascia anche un certificato di avvenuta manutenzione. Perfetto, perciò vanno a controllare che questo strumento sia ancora stagno e che funzioni tutto quanto, per cui è una cosa veramente importante. E con questo delle PIRB, in maniera molto sintetica, penso che vi abbiamo detto tutto quello che vi serve per poterlo andare a comprare, registrare e mettere sull'imbarcazione. Ora, prima di lasciarvi, però vi voglio parlare di un'altra cosa, che è il PLB, Personal Locator Beacon. Non è proprio un PIRB, ma è un trasmettitore personale. Questo si mette qua, sul giubbotto salvagente. 10 persone, 10 beacon sui giubbotti salvagente. Qual è la sua funzione? La sua funzione è che se io cado in mare, questo si attiva, lancia il messaggio sempre ai satelliti geostazionari che lo rimandano all'UT, che mette in moto i soccorsi e ci viene a cercare. Non solo, ma anche quelli che stanno in barca possono capire dove ci troviamo e venirci a cercare. Camilla, ci dici molto sinteticamente la differenza tra questo e un EPIRB? Certo, innanzitutto l'EPIRB va programmato, quindi la programmazione è obbligatoria, mentre invece per il PLB c'è la registrazione che è altamente consigliata, però non è obbligatorio, quindi non è previsto per legge la presenza di un PLB a bordo o comunque sull'individuo. Inoltre sicuramente la durata anche della batteria è molto rilevante per questioni di sicurezza, perché l'EPIRB dopo l'attivazione dura almeno 48 ore, mentre invece il PLB 24 ore. Un'altra differenza fondamentale è che il PLB può essere utilizzato non solamente a bordo, ma anche per escursionismo o attività outdoor, mentre invece l'EPIRB solamente per le imbarcazioni. Certo, se vado in montagna io mi posso mettere uno di questi che se mi perdo mi trovano immediatamente. Perfetto, ottimo, mi sembra giustissimo. Poi senti, dimmi. Ci sono altri PLB come questo, che è uno dei migliori, insomma, di più alta gamma, che può essere registrato e programmato come MMSI, però non va sicuramente acquistato al posto di un EPIRB. Certo. Sono comunque due funzioni diverse, rimane comunque sull'individuo e ha comunque una batteria limitata. Quindi nei casi in cui è necessario l'EPIRB, solamente per risparmiare, non va assolutamente optato per PLB. Quindi idealmente, per esempio nella navigazione d'altura, la situazione ideale sarebbe avere un EPIRB di categoria 1 e per ogni membro dell'equipaggio un PLB. Perfetto. Voi pensate soltanto che se lo usate a posto delle PIRB, quando questo lo attivate, l'LTU legge che c'è una persona in mare.
vi manderà un elicottero che può tenere 1 o 2 persone. Quando quell'elicottero arriva qua e trova 7 persone in acqua, cosa fa? Non può fare niente, ne carica, ne sceglie 2 e gli altri li lascia in mare in attesa che arriva un altro elicottero capace di avere le altre 5 persone. Per cui usare un PLB a posto delle PIRB non solo non funziona bene, ma è proprio pericoloso, è una cosa pericolosa. Detto questo, io penso che vi abbiamo detto tutto quello che c'è da sapere in modo molto sintetico sulle PIRB, perché voi possiate sceglierlo e acquistarlo. Se volete sapere di più, in descrizione trovate il link a un video che abbiamo fatto qualche anno fa dove andiamo molto più a fondo su come funziona e come è fatto le PIRB. Camilla, io ti ringrazio molto della tua consulenza, ringrazio la SVB per esserci venuta in supporto, ringrazio la Spartivento per averci messo a disposizione la barca e tutto quello che ci ha consentito di fare il video, e chiaramente ringrazio voi per l'attenzione che ci avete prestato e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Veranet.